Vogliamo chiarire cosa sia una protesi odontoiatrica, una protesi dentale. La protesi dentale è tutto quello che noi riusciamo a costruire al di sopra di un bordo di chiusura marginale o area di chiusura marginale oggi, che rispetti un perfetto contorno protesico e segua un profilo emergente corretto protettivo per i tessuti gengivali, marginali e crestali papillari fino all'equatore e poi tende a convergere a livello occlusale verso una superficie occlusale che, come insegnava Peter Thomas, il padre della occlusione organica, dell'occlusione in disclusione o protezione canina, quella superficie occlusale ridotta al 50% della superficie occlusale naturale e nei quadri, nelle fasi riabilitative, vada a garantire un appoggio autocentrante cuspide fossa mutualmente protetta, in cui in statica c'è un contatto, ci sia un contatto nei settori posteriori o denti diatorici, premolari e molari, e in fase dinamica ci siano delle guide protettive dei settori posteriori, quindi nelle lateralità più importanti che prevengono il bruxismo e in particolar modo quel pericoloso side shift immediato, delle guide canine e quindi un'occlusione a protezione canina in esclusione, e nelle guide protrusive guidino e svincolino le cuspidi dalle loro fossa senza interferire con i versanti. Anche se oggi qualcuno ha abbandonato i concetti dell'occlusione organica che aveva nel suo dell'agnatologia classica ideata da Peter Thomas, allievo di Stuart di Stalla, praticamente in quella che è oggi un'occlusione di gruppo, funzione di gruppo, con i dettami della scuola planasiana e quindi con le leggi della crescita dei mascellari dettate da Planas. Quindi, ricapitolando, ricordiamo che la protesi, eccola qui la nostra protesi, altro non è che una corona, una capsula, come volgarmente viene chiamata, che viene costruita a partire dall'area di chiusura marginale, quest'area di chiusura marginale o di contorno che noi abbiamo sull'elemento, praticamente sulla corona, e da questa parte un profilo emergente che in teoria non dovrebbe essere sovracontornante né in senso orizzontale né in senso verticale, né sottocontornante in senso orizzontale e verticale, che abbia un profilo emergente protettivo per i tessuti gengivali che sono posti al di sotto delle corone e delle zone papillari, dove anziché una semplice punto di contatto venga sostituito con una superficie o area di contatto opportunamente estesa in senso vestibolo linguale o palatale e in senso cervico occlusale, tale da garantire una protezione delle papille sottostanti, evitando quel causa di danno parodontale che è dettata dall'impassion food o intasamento alimentare. Ebbene, questa occlusione che noi andiamo a costruire, poi abbiamo detto organica, può avere un'altezza cuspidale, quindi una profondità delle fosse, che viene dettata, questa profondità delle fosse, dall'entità delle guide protrusive dettate dagli incisivi e laterali dettate dai canini, e la superficie occlusale deve essere necessariamente il 55% idealmente, soprattutto nei settori diadorici, di quelle che sono le superfici occlusali naturali, per sviluppare un effetto autocentrante e svincolare lateralmente i carichi masticatori laterali o gli stress laterali, torsionali, rotatori delle fasi masticatori. Visto in questo modo,
La protesi ci garantisce un buon sigillo marginale, un corretto contorno protesico, un ideale profilo emergente, una superficie occlusale ridotta, delle aree di contatto praticamente che sostituiscono i punti di contatto con funzioni protettive, una estetica ideale. Tutto questo oggi noi lo possiamo ottenere con dei materiali in particolar modo innovativi che stanno sostituendo le classiche metalloceramiche. Parliamo cioè del biossido di zirconio o zirconia, che altro che non è che un materiale che si ottiene per ossidazione superficiale di che cosa? Dello zirconio. Lo zirconio che ricordiamo essere il quarto gruppo, nel quarto gruppo della tavola di periodica, la tavola di Mendeleev degli elementi chimici, è un metallo, un metalloide, e come il titanio praticamente è un metallo, e come il titanio che ha un peso atomico 20, esso praticamente ha un peso atomico quasi il doppio, che il titanio ha 22, ha un peso atomico diciamo quasi il doppio, 40. Lo zirconio ha caratteristiche meccaniche tipo quelle dei metalli, per questo viene chiamato appunto white steel, l'acciaio bianco. È una ceramica strutturale, senza vetro, non è un feldspato vetroso come le vecchie porcellane che noi abbiamo sempre usato. E ha una necessità quindi sulla sua superficie di un effetto veneering per ottenere l'effetto estetico e quindi permettere di sostenere una ceramica di tipo feldspatico per ottenere quella che noi vogliamo dal punto di vista, per ottenere i risultati estetici che noi vogliamo, perché la protesi deve soddisfare tre principi fondamentali: non solo rispondere al principio della conservazione di sostanza dentale, ma deve essere in grado anche di soddisfare l'estetica, che è una funzione, ha una funzione prioritaria, un ruolo prioritario, e ovviamente deve avere una durata. È proprio sulla durata che la zirconia, diciamo ceramizzata, può presentare dei rischi di frattura che possono essere percentualmente superiori a quello ottenuto con i metalli. Ma uno dei problemi più grossi a cui noi esponiamo le nostre protesi è proprio il fallimento della protesi, e queste cause di fallimento, oltre alla carie, nel tempo si è dimostrato essere, quindi le carie secondarie, l'insorgenza di carie in corrispondenza della zona di chiusura marginale dei colletti dei denti e soprattutto anche in corrispondenza della radice, e la decementazione. Poi ci possono essere cause endodontiche, parodontali, cause estetiche legate praticamente alla frattura e cause tecniche legate alla frattura proprio della travata. Ora, quello che però è la causa percentualmente maggiore lo abbiamo già parlato in un precedente video parlando dell'area di Sillness, che è proprio legata praticamente alla mancanza nella nostra preparazione dell'area di Sillness. L'area di Sillness che svolge una funzione fondamentale, cioè essa oppone le forze, diciamo, si oppone alla forza che tende a spingere di basso di questa ceramica, scusate, non riesco a orientarmi, questo quando noi andiamo a masticare praticamente verso il basso, noi abbiamo che avviene questa decementazione secondo il disegno che vediamo praticamente in questa foto. Bene, questa decementazione praticamente a che cosa porta? Porta allo scollamento, alla perdita, praticamente al distacco della corona. Qual è l'area che ci protegge? È questa area in blu, che è l'area praticamente di Sillness. Quindi quando noi mastichiamo su questo punto, ok, vediamo se riesco ad inquadrarlo. Ok, io purtroppo da qui, ecco, vediamo così, se io mastico in questo punto, io avrò la discementazione della corona verso questo lato e non avviene grazie all'area di Sillness. Perché? Perché praticamente noi avremo costruito quest'area di Sillness, che la costruiamo mediante praticamente il raggio che, dato dalla distanza dove poggia la corona rispetto alla superficie del moncone, tracciamo questa qui, l'area sovrastante che si oppone alla forza che tende a distaccare la corona, abbiamo praticamente la nostra area di Sillness.
Ma l'altro aspetto, l'abbiamo detto, sono le carie che noi dobbiamo assolutamente evitare che insorgano, e per avere, diciamo, una protezione contro le carie dobbiamo costruire quello che abbiamo detto prima, una perfetta chiusura marginale, che è quella che garantisce praticamente la sopravvivenza delle nostre protesi. E che cosa è successo nel tempo? Nel tempo si è passati dalle preparazioni delle preparazioni orizzontali, in cui si preparava una spalla, una spalla, e si faceva appoggiare le nostre protesi, spalla che, o shoulder, che diventava, insieme alle culisse, ai pinledge e ai box, un meccanismo ritentivo eventualmente alternativo all'area di Silnes in quei monconi che erano troppo bassi nelle aree praticamente posteriori soprattutto, e noi sviluppando dei box interprossimali o delle culisse vestibolari o palatali, oppure praticamente dei piccoli box in sede occlusale o comunque delle spalle, delle shoulder, noi riuscivamo a garantire praticamente l'alternativa all'area di Silnes. Ma la chiusura marginale che noi facevamo nelle preparazioni orizzontali presentava tutta una serie di problematiche, in particolar modo quella problematica maggiore si aveva nel momento in cui noi andavamo a cementare le nostre corone, perché la pressione idrodinamica che si sviluppava interno in base all'effetto Pascal impediva praticamente alla corona di scendere in modo corretto. Si creavano opportune scanalature oppure si creavano dei pozzetti in corrispondenza della superficie occlusale per creare delle aree di scariche. Si utilizzava sporcare il moncone in corrispondenza del colletto o in testa e sporcare sul bordo la corona per permettere alla corona di scendere praticamente correttamente. Si batteva proprio per favorire l'assestamento, ma l'interfaccia che avveniva fra la preparazione, il fine preparazione e praticamente la corona impediva quello che era il perfetto accoppiamento e la perfetta chiusura marginale. Quindi, oltre all'area di Sildas che non veniva rispettata o non veniva, se non possibile realizzarla, create diciamo dei meccanismi di ritenzione alternativi quali culisse, pinledge, box o shoulder, oggi praticamente con la tecnica della preparazione, oltre a questo era il rischio della carie secondaria marginale, e quindi praticamente l'importanza di garantire una perfetta chiusura marginale, che non doveva essere più un'interfaccia, un bordo, una linea fra corona e dente, ma doveva essere praticamente, viene oggi ad essere una superficie, un'area, perché le preparazioni vengono fatte, le preparazioni a lama di coltello pure o a finire, e le preparazioni praticamente verticali a bisellate. Ora, andare a bisellare una spalla non è molto vantaggioso, ormai noi sappiamo praticamente che non è la preparazione ideale passare da una preparazione che sia verticale, poi diventi orizzontale e poi ritorni a essere verticale, perché questo diciamo non favorisce l'accoppiamento fra corona e moncone. Quello che invece noi oggi cerchiamo è una preparazione che sia quasi tutta quanta di tipo praticamente verticale. Questo cosa permette? Permette uno scivolamento corretto della corona, e anziché avere un limite di finitura legato all'interfaccia, avviene mediante un'area sigillante. L'unico pericolo, l'unico difetto di questa, diciamo, preparazione a finire è praticamente rappresentato da che cosa? È rappresentato dal possibile sovracontorno verticale che si può determinare a seguito praticamente di una difficoltà da parte del laboratorio, soprattutto per il fatto che noi per motivi estetici siamo portati a chiudere, diciamo, non iuxta gengivali, ma andiamo a chiudere praticamente all'interno del solco, sia se facciamo una preparazione a curettage o una preparazione a lama di coltello, o comunque un chamfer in tutti i suoi spessori che vada a finire all'interno dello spessore del tessuto gengivale. Il chamfer, forse meglio di una preparazione a finire, ci permette di avere un limite di finitura, comunque sia
è più difficile che una preparazione netta a spalla, ma il vantaggio che noi abbiamo ancora di più, proprio in virtù del fatto che possiamo dare al laboratorio uno strumento migliore di chiusura, è che le tecniche di preparazione, di lettura e quindi le impronte che noi possiamo ottenere su preparazione a finire sono dei meccanismi di lettura più facili, perché è più facile spostare praticamente i tessuti gengivali che non vanno a coprire le nostre preparazioni a spalla, specialmente o a spessore, come vogliamo chiamarle, quando noi andiamo sotto gengiva. Quindi quelle cause di insuccesso che le ricordiamo erano legate ai processi cariosi e alla decimentazione, oltre a quelle endodontiche parodontali, a quelle estetiche e a quelle tecniche, praticamente il fallimento legato alla carie e praticamente alla decimentazione, con questi piccoli accorgimenti ci permettono di evitarlo, facendo durare molto di più le nostre protesi e ricordando praticamente che questo manufatto protesico non è altro che tutto quello che noi riusciamo a costruire al di sopra di un limite di finitura, un margine che praticamente ha come caratteristiche un'area di chiusura marginale, una superficie di chiusura marginale, un possibile sovracontorno verticale che vada praticamente in corrispondenza non juxta ma leggermente subgengivale intrasulculare, e che poi abbia un profilo emergente che è protettivo per i tessuti parodontali e delle aree di contatto adeguate, superfici occlusali che dall'equatore tendono a chiudere riducendo fino al 55% la superficie occlusale, garantendo delle giuste profondità che possiamo ottenere grazie praticamente a delle guide praticamente disclusive laterali o guide canine a protezione canina e guide protrusive per l'altezza praticamente dei nostri bocconi.